Ciao ragazzi, sono Loribart. Oggi voglio farvi vedere come pulire i dischi freno della mountain bike e le pastiglie freno. Per fare una corretta pulizia dell'impianto frenante vi consiglio di smontare le pasticche freno. Come vedete, queste pastiglie sono molto sporche e sono abbastanza specchiate, quindi vi do un consiglio su come renderle più performanti. L'unico prodotto dedicato per pulire sia il disco che le pastiglie freno è l'alcol isopropilico. Questo alcol non contiene prodotti oleosi all'interno e quindi è puro al 100%, non lascia residui, quindi è l'unico prodotto dedicato per la pulizia profonda dei nostri impianti frenanti. Ci sono tante aziende che vendono spray dedicati per la pulizia dei freni a disco, però sono molto costosi e se vogliamo risparmiare un pochino possiamo acquistare dei flaconi più grandi che vendono magari online a dei prezzi molto economici, quindi magari vi metterò il link in descrizione dove si possono acquistare questi prodotti al prezzo più basso. Ora spruzzo il mio alcol su tutto l'impianto frenante, sia all'interno della pinza frenante, così cerchiamo di pulire anche i pistoncini in questa maniera, più tutto il disco. Non abbiate paura o timore di spruzzare questo prodotto perché non fa assolutamente niente, anzi pulisce profondamente tutta la parte della bicicletta. Lo spruzziamo sia dalla parte destra che dalla parte sinistra. Poi con della carta pulita andiamo a sfregare il disco in questo modo, così. Come vedete il disco era sporchissimo, la sporcizia è la polvere della pastiglia freno, quindi noi dobbiamo cercare di tenere sempre pulito il disco per evitare che le pastiglie freno diventino specchiate. Perché diventano specchiate? Perché praticamente la polvere fa una superficie liscia sulla pastiglia freno e quindi il disco scivola invece di grippare sulla pastiglia freno. Poi come secondo lavoro spruzziamo sempre dell'alcol isopropilico sulle pastiglie freno, così. E puliamo sempre con la carta. Vedete quanto sono sporche? Cerchiamo di pulire sia dalla parte interna che dalla parte esterna. Dobbiamo cercare di togliere tutta la polvere delle pastiglie in modo che il freno sia al massimo della sua efficienza. Un altro consiglio che vi do è carteggiare con della carta vetrata la pastiglia freno, però mi raccomando utilizziamo della carta vetrata misura 1000, non troppo grossa perché altrimenti rischiamo di rovinare la pastiglia freno. Un altro segreto è spruzzare l'alcol isopropilico sulla carta vetrata, così avremo una pulizia più efficiente della pastiglia. Sfreghiamo. Come vedete ha raccolto tantissima sporcizia e la pastiglia sta diventando come in origine. Ora riporto la pastiglia freno sulla carta, ci spruzzo un altro po' di alcol e andiamo a pulire profondamente fino a asciugarla. Questo è il risultato. Abbiamo una pastiglia pulita, sgrassata e ruvida, così è al massimo della sua potenza. Se il vostro impianto frenante fa rumore quando frenate, probabilmente la pastiglia freno è abbastanza specchiata e quindi scivola sul disco e fa quel rumore classico. Mi raccomando, non fate questo gesto, cioè pulire il disco freno con la carta vetrata, perché rischiate di danneggiare la superficie liscia del disco, quindi evitate questa cosa, pulite solo il disco con dell'alcol isopropilico. Mi raccomando, non fate questa cosa. Un'altra cosa molto importante: quando andiamo a lubrificare la nostra catena con lo spray dobbiamo stare attenti a non spruzzare l'olio in questa maniera, perché le molecole dell'olio possono finire sul disco freno e le pasticche assorbiranno l'olio del lubrificante e quindi inevitabilmente bisogna sostituirle. Il mio consiglio è di non spruzzare né in questo punto né in questo, perché spruzzando così l'olio può andare anche sul cerchio e quindi noi quando giriamo la ruota poi
può cadere sul disco freno, quindi il mio consiglio è usare questa posizione per lubrificare la catena. Questa è l'unica posizione sicura dove noi non possiamo fare danni all'impianto frenante. Come avete visto è un'operazione molto semplice che possiamo fare tutti. Questa manutenzione è molto importante per tenere in efficienza il nostro impianto frenante, quindi ve lo consiglio di farlo spesso. Avremo sempre una frenata efficiente e duratura. Bene, spero di esservi stato d'aiuto anche in questo video. Mi raccomando, iscrivetevi su Instagram, Facebook e chiaramente sul mio canale Bici Fai Da Te. Ciao a tutti! Vi ricordo che il 17 febbraio sarò al Cosmo Bike Show a Verona e sarò insieme a Il Biker e il Brusa. Se volete venirci a trovare saremo molto contenti. Saremo al padiglione 5 alle 13:30. Vi aspetto tutti. Ciao!